Ma come mai che nonostante le note lunghe, gli esercizi di respirazione, tutto quello che si deve fare, si ha sempre un suono terrificante? Molti non se lo spiegano e moltissime persone mi scrivono: Manuela, ti prego, aiutami, non so come fare. In questa pillola ti parlo di errori di impostazione che possono danneggiare il tuo suono e soluzioni veloci per risolvere il problema. Ciao, io sono Emanuela Vitali e sono una sassofonista professionista. Nella vita mi occupo di formazione, di insegnamento e seguo le persone anche con percorsi di coaching, problem solving e mentoring. Di suono del sassofono se ne parla molto, moltissimo, e ognuno ha le sue teorie. C'è chi dice che il suono è brutto perché il sax è di scarsa qualità, c'è chi dice che il suono è brutto perché l'imboccatura non è di quelle super belle che costano tanti soldi, c'è chi dice che sono le ance che non vanno bene, le ance poi sono il capro espiatorio un po' di tutto, perché giustamente sono sempre le ance che non funzionano e non vanno bene. Diciamo che strumenti, imboccature e ance qualcosina fanno nella qualità del suono, però è il suonatore che fa la differenza. Ci sono degli errori che si fanno nell'impostazione che a volte passano un poco inosservati, sembra quasi che non si ponga attenzione, però sono piccole cose che fanno tanto la differenza. Sappiamo che la respirazione svolge un ruolo fondamentale nel suonare uno strumento a fiato e che senza aria, ne parleremo anche all'interno di questa pillola, senza aria o con un'aria di cattiva qualità il suono puoi avere lo strumento più bello del mondo, l'imboccatura più bella del mondo, ma ti posso garantire che il suono rimarrà sempre stonato, sgradevole, eccetera. Ricordati sempre che l'aria è la regina del suono e quindi dobbiamo dare all'aria uno spazio molto importante nella nostra routine di studio, ma di questo ti ho parlato già in tante pillole che riguardano il suono e che magari ti metto nella descrizione di questo video, così magari un po' di ripasso male non fa. Partiamo proprio dall'aria. Il motivo numero 1 di un suono sgradevole spesso è l'aria, ed è pur vero che spesso le persone o ne hanno troppa poca, quindi con gli esercizi di respirazione sicuramente si va a sistemare la questione, oppure ne hanno troppa o non la sanno dosare, perché anche quello è un problema. Se io ho tantissima aria e la butto tutta nello strumento, ovviamente il suono mi diventerà come la nave in porto che sei in partenza. Poi è normale che il vicino di casa viene a lamentarsi. No, scherzo. Sentiamo due esempi, uno con poca aria e uno con troppa aria mal dosata, e vediamo la differenza di suono. In questo caso io non andrò a modificare la mia impostazione, quindi l'impostazione è corretta, è soltanto l'aria che subisce variazioni. Poca aria. Chiaramente qua il suono non riesce a uscire dallo strumento perché effettivamente non c'è aria, l'ancia non vibra e il suono si genera male. Adesso sentiamo invece un suono con troppa aria e mal dosata. In questo caso è un classico, perché cosa succede? Parto con tantissima aria, poi l'aria comincia a diminuire e perdo completamente la pressione aerea perché non vado a compensare con i muscoli addominali, quindi avrò un suono largo quanto una casa i primi secondi di esecuzione e poi dopo il suono va sempre calando di volume e anche di proiezione. E qual è il morale della pillola da assumere in questa situazione? C'è sempre una pillola, no? Per tutti i problemi. Io sono un esperto di pillole. Andiamo a creare degli esercizi solo col fiato, dove io mi impegno a mantenere una pressione costante per tutto il tempo che decido di suonare la nota. Faccio un esempio: decido di tenere la nota a 8 battiti e di mantenere una pressione costante. Ricordatevi sempre che per suonare il sassofono non è che abbiamo bisogno di quantità di aria abnormi, è un'aria che però ha una pressione costante. Facciamo un esempio: produco la nota sol e la mantengo fissa con un volume non estremo, né troppo forte né troppo piano, un mezzo forte. Occorre che io sia consapevole di quanta pressione ho in quel momento e che la mantenga costante. Molto spesso, facendo questo tipo di esercizi, il suono migliora da solo, senza cambiare strumento, senza cambiare imboccature, senza cambiare tipologia di ance. Il secondo problema frequentissimo nei problemi di impostazione è stringere troppo o troppo poco l'imboccatura. E questo è un capitolo super importante. E che cosa succede? Se io vado a stringere eccessivamente con la mia mascella
abbiamo detto anche altre volte, l'aria non passa e il suono diventa piccolo, non riesce a proiettarsi e perde anche intonazione, diventa crescente, eccetera. Viceversa, se io sto troppo morbido, succede esattamente l'opposto, il suono diventa troppo spaperato, perde l'intonazione diventando calante e anche quello è un problema. Quindi non è che uno deve stare largo, aperto, ma non deve stare neanche stretto che l'aria non passa. E come si fa a trovare un compromesso giusto per questa cosa qui? Bisogna provare, perché ogni nota del sassofono ha bisogno di un certo tipo di tonicità della mascella e dei muscoli dell'imboccatura. Quindi cosa devo fare? Devo provare sempre suonando piano, mezzo forte, un pochino più forte e vedere quella singola nota di che tipo di tensione ha bisogno. Il suono deve essere sempre pieno e ben proiettato e soprattutto intonato. Ricordati sempre che l'intonazione ti dà sempre un riscontro di quello che l'impostazione sta facendo. Andiamo a sentire un paio di esempi con impostazione troppo morbida e impostazione troppo stretta. Impostazione troppo morbida. Ovviamente qui sto esagerando volutamente. Questa è veramente troppo morbida. Tanto, tanto, tanto. E adesso sentiamo invece un esempio con l'impostazione troppo stretta. Anche qui ho volutamente esagerato, ho esagerato veramente tanto, però per farti capire come cambia il suono. Se siamo arrivati a questo punto del video, evidentemente sei interessato o interessata all'argomento e quindi che ne dici di iscriverti al canale? Di lasciarmi un like o di lasciarmi un commento? Tutte queste cose che fai sono molto importanti perché ci permettono di creare sempre contenuti gratuiti come questo, anche recensioni di strumenti, pillole di altri argomenti, improvvisazione, pillole di coaching e molto 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 altro. Nel canale troverai centinaia di video. Col tuo aiuto di iscriverti, lasciarmi un like, lasciarmi un commento, mi dai una grossa mano, in modo che tu impari gratuitamente e io ho gli strumenti per continuare a creare video. Con un'impostazione equilibrata, quindi con un'impostazione che io ho studiato e ho preso ogni singola nota del mio strumento e ho capito, ma questa nota di quanta pressione ha bisogno? In una impostazione corretta, nella quale io ho studiato ogni singola nota per capire quanta pressione aerea ha bisogno, di quanta pressione mascellare ha bisogno, di quanta tonicità dei muscoli ha bisogno, il suono risulta sicuramente molto più intonato, molto più timbrato e soprattutto un suono che viaggia. Sentiamo un esempio. E di che lavoro ho bisogno io in questo frangente? Ho bisogno sempre di sentire l'aria. Facciamo finta, io faccio il sol, seconda linea, pentagramma in chiave di violino, e sento l'aria. Se la mia impostazione non è a posto ed è troppo morbida, sentirò... Vedi, è troppo morbida oppure troppo stretta, l'aria si sente che non passa. Non passa l'aria, anche qui stavo esagerando, volutamente. Quando suono, io ho bisogno di trovare un equilibrio. Questo lo faccio attraverso un semplice esercizio di sound no sound, quindi sento l'aria, produco il suono, sento l'aria, produco il suono, sento l'aria, produco il suono. In questo modo tutti hanno un bel suono indipendentemente dallo strumento che hanno. Possono avere anche uno strumento da 200 euro con l'imboccatura originale da 2 euro, però avranno sempre un ottimo suono perché è ben proiettato e ben impostato. Poi ovviamente con lo strumento da 10.000 euro e l'imboccatura da 1.000 euro magari migliora, sicuramente, però di base c'è già un buon suono. Sentiamo come fare. Sol. Suono. Il suono si genera sempre dall'aria. Come se noi fossimo dei surfisti, l'aria è la nostra onda e noi cavalchiamo l'onda dell'aria. Senza aria non c'è suono, come senza onde non c'è surf. Un altro fattore molto importante quando si suona, che riguarda l'impostazione, è quanta imboccatura imbocco. Questo spesso è un fattore che viene molto sottovalutato, invece è molto importante.
Ovviamente dipende dalla lunghezza del piano dell'imboccatura, eccetera, eccetera. Poi ogni imboccatura ha le sue caratteristiche e l'insegnante poi va a dare indicazioni all'allievo in merito a questa cosa. Però in linea generale, se imbocco troppo poco, il suono tende a diventare subtone e a chiudersi un pochino. Quindi devo compensarlo moltissimo con l'aria e all'inizio, quando si è alle prime armi, questa è una cosa un pochino difficile da gestire. Se imbocco troppo, invece, quindi vado molto in fondo, e lì diventa che il suono non riesco più a controllare. Quindi io devo essere esattamente nel punto dove il piano del bocchino e l'ancia si incontrano poco prima. Adesso ti faccio sentire due tipi di suono, imboccato molto poco e imboccato troppo, e vediamo che cosa succede. Imboccato poco. Il suono è morbido, intonato, non ha problemi, solo che giustamente vibrando meno ancia il suono diventa un pochino meno timbrato, perché giustamente meno corpo vibrante, meno timbratura del suono. Adesso imboccherò molto di più e vediamo cosa succede. In questo caso il suono era molto più corposo, ma era sgradevole da sentire. Se io riesco a trovare il punto esatto dove impostarmi, il suono invece risulta rotondo e ben timbrato. Andiamo a sentire. Molto spesso il problema è imboccare troppo, perché si cerca un suono largo, però deve essere gradevole, cioè non deve essere una cosa che quando si ascolta scappano tutti, deve essere un equilibrio. Il suono largo va bene, ma non troppo, perché poi diventa sgradevole, come tutte le cose, se noi le prendiamo all'esasperazione diventano pesanti, diventano sgradevoli e non più belle, quindi dobbiamo sempre trovare un equilibrio. L'equilibrio trovarlo non è semplice, soprattutto se si studia da soli. Ovviamente se si ha un insegnante capace, l'insegnante sarà lui a dire va bene, è un po' troppo, diminuisci, oppure è un po' troppo poco, aumenta un pochino, perché ognuno di noi ha un suono suo, personale. Questa è la cosa bella degli strumenti a fiato, che ognuno di noi ha un suono diverso rispetto ad un altro, e questa è una cosa meravigliosa, è come la voce di Emanuela Vitali non ce n'è un'altra uguale, come la tua voce non ce ne sarà un'altra uguale, quindi noi dobbiamo sempre enfatizzare nel bello quello che sono le nostre caratteristiche, perché se io ho un suono scuro di natura è inutile che cerco di schiarirlo a tutti i costi, devo enfatizzare nel bello la mia caratteristica di avere un suono scuro. Io ci ho perso un po' di anni dietro sta cosa, perché io ho un suono e ne volevo un altro. Poi i professionisti mi hanno detto guarda che il suono tuo è questo, quindi enfatizzalo nelle sue caratteristiche più belle. Ovviamente il ruolo dell'insegnante in tutta questa storia è molto importante, perché da soli probabilmente si arriverebbe a qualche conclusione, forse, non è detto, però ci si metterebbe un sacco di anni e il tempo è prezioso. Non è che uno per capire come funziona il suono ci può mettere 20 anni, giustamente. È molto più semplice, è molto più ottimizzata come cosa, farsi aiutare da un professionista che in un po' di tempo sistema la cosa ed è per sempre più smart come cosa. E tu con l'impostazione come sei messa o come sei messo? Fammelo sapere nei commenti, dimmi se c'era uno di questi punti a cui avevi già pensato oppure non ci avevi mai pensato. Da Seriate e da Emanuela è tutto, se il video pensi che possa essere utile a qualcun altro, ricondividilo liberamente. Io ti saluto e ti do appuntamento alla prossima. Ciao ciao!